Il Magister. Come va, ragazzi? Come andiamo? Dai che mi sposto. Fatelo G2, continuate, continua a fatelo. Scrivete fatelo G2. Maokai, prendete Xayah, vi prego. And the game is over in draft. Grandi G2, il più grande degli applausi. Ditemi con che voglia devo entrare in partita a vedere un first pick Maokai contro Xayah. Non sto calmo, demonia, perché i G2 hanno già trollato contro gli energy di merda. Hanno già trollato. Sejuani, Jax, Xayah contro due picks subottimali. Maokai è un pick solido, ma è single target comp champ. Lo vuoi capire? Lo vuoi capire? Che ogni volta che un team ha preso Maokai contro Xayah ha perso. Lo vuoi capire? Che Xayah è broken. Questo blind pick a Broncog, che è una botlane che puoi prendere. Vabbè, fatemi stare. Prima dice l'Europa deve innovare, poi i pick sono subottimali. AD carry più forti del meta contro un AD carry di merda mai visto con blind pick losing support. In losing AD carry, perché tra poco spero di vedere un supportino piccante. Non penso si... Eccolo qua. Boom. Miglio. Enchanter, quindi Xayah sarà valuable come COG. Perché questo c'ha l'Enchanter dietro. E Xayah è più broken. Siamo a posto? Magari vincono i G2, sono un figlio di Troia. Spero vincano i G2 così. Spero di auto smentirmi. Non è che c'è Poppy. Forse il Poppy pick l'aiuta un attimo, ma cioè le comp con l'hyper carry richiedono doppia fronte. La doppia fronte in chat. Non so, è troppo subottimale sta comp. Non c'ha senso. Mi rifiuto di credere che i G2 vincano con Kog'Maw. Per me è troll e basta. Ansama non ha comprato gli oggetti. That could have been a problem. Okay, Hans has gone back to base. Yeah, dagger. 4-pot start. Yeah, so really worried about potential poke there. Non era meglio Ziggs, ma lì cambiavi tutta la comp, cioè lì non avrebbero mai preso Brown Ziggs, cioè non ha senso dire questa cosa, no? Spero vincano i G2, che sia chiara sta roba qua. Per me draft è giga losing. Se on trollava e piccava un playmaker, potevo dirvi che era forse leggermente a favore dei G2, ma Miglio aiuterà Xayah ad essere più forte di Kog. Yeah, Nice is even pushing it, but when you have the W up, you can scrap, you can step forward and take these aggressive trades. So it's all about playing around those cooldowns for both sides. For BLG, they want to track the W cooldown here from Hans and look to take aggressive trades when it is down. And you can see the ping there on the enemy red buff as G2's ward spotted Shun walking through. He doesn't start the red yet. Goes from the Raptor camp for the Krugs instead. Se prendeva Lulu, prendeva Playmaker on e poi Spanda arrivavano botlane. Giochi Kog, Lulu blind senza vedere il support avversario per 0 quad. Un competitive per Madonna. G2 are trying to trade really aggressively. They know they have the sustain advantage, but it is longsword 3-pot on the other side, so it's not a massive advantage. Yeah, both AD carries also playing biscuits here. So 2 potions already chugged here by Hans, 1 by Elk. They wanted to try to trade it really aggressively. You know, maybe he was even intentionally not buying to try to walk out on the map and see what the buy was from Elk and then adjust his buy to that. You know, that could be possible, that he wanted to see, okay, what kind of style are you playing for? If you're going to go Cull, maybe I go a less kind of defensive style of build. So maybe that was intentional and I kind of made a miscall on it. But it's going to be interesting to see how the sustain works out and if they're going to be able to survive down in this bot lane 2v2 early on. Well, it is the early lane control for the side of BLG as Elk and On will get that massive wave crashing into the turret. Hans will pick up as many of these as he can as Elk will just try to get whatever poke there is to find while this farm is demanded underneath the turret. You can see up in the top side, it's also the push going the way of BLG there too. Bin's in control, mid lane's telling the same story. Speriamo che magari giocando over aggro, magari Sejuani troll e non counter gank. Cosa vi devo dire? Madonna Rumma, grazie del sub. That much harder here for Yike. You know, when you're taking a look at the mini-map, there's already, you know, multiple deep wards here trying to track. There's a ward in the river as well. All trying to track where this is, because when you're playing aggressively, vabbè, dai, vediamo. You are exposing the ragazzi, il game allora non è finito in draft, però per me è troppo heavy favorite dei BLG. Kog al momento
Bin, again, just trying to Pensi sia la prima volta che lo vedo e c'è un motivo se è la prima volta che lo vedo. Hanno provato a cisare, va bene. Però è una botlane che devi pigliare dopo che vedi in determinate cose. Prenderla così a caso. Mi sono beccati l'Enchanter che aiuta il DPS di Xayah ad avere value come quello di Kog in late game. Non ha, ripeto, Xayah è troppo più forte di Kog in sto meta, quindi... Vabbè, ripeto, vediamo, dai, vediamo. Exactly, and you can tell Yike with the first strike, he is going to be solo AP. Ho capito l'idea di prendere champion diverse per mettere in difficoltà, ma che perdono la serie secondo me questo game. Per me Kog ci sta, ma vanno Xayah. Ma Kog contro Xayah è giocabile, probabilmente questa è la loro strategia. Il problema è che abbiamo già visto in più di 20.000 game che Maokai primo pick over lo Xayah pick di merda, il Maokai perde sempre. Cioè non c'è un game dove Xayah abbia perso contro Maokai che io mi ricordo. Cioè, vabbè che avevano fatto... Vai, Kiss Jax. Avevano fatto le comp single target burst, ok? Quando c'era la comp con Maokai contro Xayah c'era sempre la single target burst che era una merda, quindi se tu vai a prendere solo Maokai contro Xayah va bene. Il problema, ragazzi, è che sapete bene come funziona Kog nei teamfight e come funziona Braum e Kog. Fighti sul primo target, è single target, non vai lì a cambiare 20.000 volte il target quando giochi con Vayne, quando giochi con Kog. Prendi il primo target, inizia a mazzolare quello, poi prendi il secondo, inizia a mazzolare quello, front to back e vaffanculo. Però quindi è sempre una sorta di single target, cioè comunque dare un utility come Emilio che è fuori meta anche lui, ma la roba entra in meta quando prendi roba fuori meta. Emilio se ha free lane è 100.000 volte Braum. I'm not sure if BB wanted to actually tackle the minion back up or if he was trying to get a different angle. He was clearly trying to avoid the counter strike. Sono obbligati perché Yike fa schifo senza Maokai. He's so far up the lane that it's almost impossible to avoid the gank. Wrong here. Hold on. We got a little bit of a scrap. Magister mira triste a non poter vedere altro suoi content dopo i mondiali. A me non frega assolutamente nulla. Bravo Gaps. Come devi andare incontro di loro, bannato se non sbaglio. And now Shun stepping forward. Cap still at about 400 HP. Cos'è cambiato? The flash from the BLG mid. Nicely played as Broken Blade rotates down now too. On has made the rotation after his Ah, è proprio il video che... And now è proprio il video. Stepping forward. Cap still at about 400 HP. They're really, both teams just dancing, trying to see if they can find the angle to push this just a little bit further. They both know that if there's a slight misstep from the other side, you got an opportunity. And that was beautiful movement from Caps, and Caps at his best is known for that. Come vedi, meno in competitivo, buono quando c'è la possibilità di avere un matchup regalato. Had a massive HP advantage and turned it around, forced out that flash, but now Shun and On are behind him. And they are in trouble. Vicky and Hans got to try to get out of here. Hans going to get stunned up. They don't want to go underneath the turret here. Instead, going to turn the attention over nel senso che è sopravvissuto. Not much more to find. So both summoner spells from Hans Sama. They're not going to get the kill, but that Kog'Maw is so vulnerable now. And look at the wave. Shun's just going to walk around, but he was spotted by that river ward. So Yike has to get down here and cover them because this wave is pushing away from G2, so they need to crash it. The problem is, even with Yike here, he's low. You can't win the 3v3. So I don't think you can crash this wave even with your jungler here. And they're disrespecting. They go for the flash, and it's Hans Sama immediately killed. G2 do not respect the return gank, and they pay the price. They knew he was there. They saw that he walked around into the brush, and they just didn't think that he had stayed, and now they get punished so heavily. Bin taking a big hit, but does actually proc his demolish and will take a play. Bin 20 million sopra. For G2 because now you crash Xayah 15 million sopra. 2v2. You deny another probably, I would say, a wave to half a wave. Vedo l'ora che si ritirino i coach che non hanno mai giocato competitivo. Non vedo l'ora. L'ha presa in giro. Capiscono un cazzo di lei. And you can just call down the repeat gank. Even potentially if Yagao can get pushed. He's 6 now on Talia. You can look to visit again. So we can watch this one more time. He uses the tackle to avoid the counter-strike. There was no angle for another. Non serviva neanche Xum, so that was still a good play. But the problem is, you're so far up the lane now that there's no getting out. And then this ward here. Dai, l'hanno visto se Joanna andare lì, com'è possibile? Was in this area. They knew that he was going to be around here.
They saw him walk L'hanno out of the visto. brush, but they're just saying he's not going to stay surely this long, right? Che fa But then there's Mikix? no summoners on Hans. Cioè Mikix perché non l'ha parata quella roba? Vabbè, ha trollato Alzama, ma... A bit of disrespect. I mean, they really wanted to crash the wave because this is in a horrible spot, but bad goes to worse. They didn't have the health to do it, and they get punished. It's a tough early game here for G2. Been on this Jax. When they first went back and shopped after the scrap up here in the top side, after the first blood. Perché gli europei non comprano player coreani? Perché non importano coreani forti, non vanno da Bin a dire Bin ti diamo 2 miliardi di euro? However he needs to. If his jungler comes back up and he's already got move speed advantage, it makes the gank into a kill so much easier. Absolutely, and Poppy Non ci does a sono lot of soldi. physical damage in these early trades. Has to be respected, so is going to be effective in that regard as well. Non credo, There's also going to be però some ok. absentees building lethality. Ora So magari. if you're thinking about who you're going to face in the side lanes, later on it's someone doing physical damage. So you're going to get value out of the move speed. You're going to get value out of that armor here. Non parlano as well. inglese, studiano. And it's G2 starting this up Studiano, on the dai, top non side. parlano inglese, studiano, sono pagati, i cazzoni non parlano inglese, non parlano cinese, un calciatore quando va a giocare in Premier o va a giocare in Francia impara la lingua. BLG, so G2 will get an objective here and get themselves onto the board. And honestly, they needed it. Everything up until this point was going BLG's way, so getting some extra gold into their coffers. From anytime he moves down, they have to be worried about the ulti down towards bot side. They have to be worried about the potential dive, and they're setting up a trap. Shun comes in, not quite gonna find... Mamma mia che sto a vedere, ma tirala subito la ulti con Sejuani, cioè... Ah no, dammi roba. About the potential dive. Guarda che roba, tirala adesso la ulti... Ce l'ha? Ce l'ha, dai. Shun comes in, not quite gonna find the engage on Yike, and now he turns it around with Twisted Advance. Caps trying to put some DPS into the BLG jungler, but On has made his way up into the fight first. Che fa Mikix? Che fa Mikix? Che fa Mikix qua? Cosa sta facendo? Hanno man advantage, che fai? Flash per salvare chi? Beautifully done by Yike. Really nice movement. Sidesteps the ult, then Twisted advances to avoid the shove, but they do force the flash off. Chi l'avrebbe mai detto? Yike non può muoversi nella giungla perché bot non hanno Praio, perché hanno Cock Broom. Flash over the wall, and on top side, Grande. BB's gonna have to let that ulti expire, and unfortunately, not gonna be able to get anything from it. But Bin just playing this matchup so aggressively and creating a big CS advantage. Hans both down alongside Bin those con supports Jax, nearly at the bottom. On, gonna get hit with the winner's bite here. Immediately backing away with a cozy campfire for the extra heals. That campfire Bin con also Jax è close enough to incredibile, Elk to ragazzi. give him the extra range. E i The whole BLG time, ragazzi non hanno neanche i laner incredibili, cioè Yagao tra tutti i mid laner del mondiale dei primi team pensa quello più scarso meccanicamente, cioè. Anche la botlane dei BLG non è sta gran cosa. Dai, BLG li salva Bin, mi sa. Forse un po' il jungler, diciamo, anche se non ha ultato. Il macro generale, i BLG hanno macro e c'hanno Bin che è incredibile. Yagao è un clown. Yagao meccanicamente è fallito. See teams really put more priority on those dragons because whether you get Ocean or Hextech or Infernal, whatever, you're going to be happy. But BLG instantly spots the TP and they're running for the hills. On is the target. Caps wants to try to find him. A little more damage from long range coming out from Hans Sama's Gogmon. Needs one more living artillery. Ain't going to hit it just yet. On dies! Hans Sama! Nicely done. Hans fully commits that. They needed that kill. Questa era bella. L'area di Sama finale e c'ho il cazzo dritto di te. The LEC sniper 300 gold, quindi per knocks him down. It will cost him a plate in mid placca. and the TP plus both summoners from Hans, but still they're getting some momentum. They're getting some gold onto this Cogmon. Momentum che cosa? Absolutely. Prende un'altra placca e worth per i BLG la play. You can see though Shun walks over that. Post. Momentum. Vision, so he has been spotted. Pings around him, but it's a second plate going to Yagao, so that is a lot of gold. Diciamo che è worth perché la kill è andata su Cogmo. Di gold, insomma. I like the fact they didn't even waste time from the very start of the play. But now Caps just immediately jumped on by Shun. Walks behind the W2, but it will not matter. Yagao. Caps è andato in bot. Caps aveva 20 million di vantaggio prima, 25. È andato in bot. Ha fatto quella play. Ha beccato. È andato mid, è morto. Sapete quanto va indietro? Ha perso un livello. Quello che aveva di vantaggio l'ha buttato. Quindi Jace, che è quello che dettava il tempo. Eccolo là. Livello 10 Yagao, livello 10 Caps. Jace, che era quello che dettava l'early game tempo dei G2, perché era l'unico champion decente in questo minutaggio. Si ritrova ora in difficoltà. Un po' spento.
And BLG reacted quick. La play comunque qui è questa combo di Caps. Instant heal for the move speed. Palesemente mirato a meglio qua. Trying to create space because he knows that On is the one that's vulnerable. He has his ulti to disengage. He's going to be fine. He gets a root down on the Caps. Bello. But Hans flashes forward, pops Bello, the bello. ghost, nails multiple ults in a row, and this is just beautifully done here by BLG. Caps moving to the side to try to get that vision down. You stack the passive, you land that stun first. It guarantees the ulti to follow. End the fling there as well, and now not even gonna get the charge maybe. Yeah, the Herald is destroyed before it can attack the turret. Yike and Caps both at half HP. Yagao and On singing a similar song as Broken Blade makes his way into the bottom lane with the Unleashed TP. Elk fighting it off, using the ulti. They don't see him. Finn is coming around from the Vai, side. vai, Sama. The Jax is alive. The counter strike is down, and Hans Sama's out of there. Not only, guarda, quando tu fai un TP in bot, la prima cosa che devi pensare è al counter TP avversario. Cioè, è una regola che ti insegnano all'inizio se sei un top laner. All'inizio, la prima cosa. No, non ci credo. Non ci credo che nessuno ci ha pensato. Mamma mia, che bidoni di due. Non è vero. Non è neanche brutta la risposta. Peccato che c'è un Jax 3-0 early game. 3-1. 3-0. Nobody on their side dies, and it's 2 more kills for the LPL's number 2 seed. Fatemi un applauso per il drafter dei G2, per favore. Fatemi un applauso per l'ennesima volta, l'ennesimo macro da idioti del coach e dei player dei G2. Grande. Dai, bravissimi. Buttiamone altri in preparazione di game, dai. Buttiamoli. Buttiamo i game, dai. Buttiamo il mondiale. No, non schifo un cazzo. Cioè, Broken Blade come fa in questo momento, dopo che prende il flash? Ha preso il flash, basta. Becca. È una vittoria, non puoi più killarla, giusto? È una vittoria, perché vai qua? Cioè, tu lo sai già che quando tu fai una play bot, tu sai che l'altro top ha il TP per fare un follow up play. Cioè, dai, non ti serve la vision per sapere che sta per arrivare. Oh, no, ma He realizes I've got this. I can actually take him out here. Flash forward. There's the W. Qua Broken Blade non la gioca neanche male. Moriva lo stesso, però. Pick up the passive buckler, and On is there with the shield to save him. And then Ora in meglio. goes Caps, but On held the breath of life the whole time. Baits him in, has the heal to keep Ben alive. Voglio vedere chi stoppa Jax tra 10 minuti appena chiude il secondo item. Cioè, sto Jax ha priorità dal minuto 1, ha vinto il matchup. Broken Blade per l'ennesima volta non fa nulla. Broken Blade ha fatto schifo contro i Down. Ha fatto schifo contro i VBG, ha fatto schifo contro gli Energy, sta facendo cagare contro i BLG. E la gente mi fa Broken Blade è un gran player. Non ha vinto un matchup Broken Blade dall'inizio mondiale, 1. The comfort that Melio gives to the Jax saved his life, man. Ben gets away Prioritizzano troppo un pick with non broken. Shakro, bravo Shakro. Però c'è anche da dire che magari è Yike che non sa giocare altro. O Yike che non è confident. Quindi dico, vabbè, ci sta. Magari è Yike che è un figlio di Troia. Però cazzo dico, ma perché prendi Maokai? Prendi Xayah. Cioè, ti dico la cosa qual è la cosa stupida di sta draft e di piccare Maokai in generale. Se tu prendi Xayah e hai paura che ti rubino Maokai contro Xayah fa cagare. Non è buono. È ok, va bene, ok, ma non è buono. Non è buono, quindi hai Xayah e loro ti prendono Maokai. Hai qualcosa di buono. Non ti prendono Maokai, picca Maokai. Che cazzo devo dire? Cioè, è così difficile. Oh, no, Xayah che ha 100% win rate o quasi. Ci ha perso solo i team di merda. You're really loving this stupid name. It's great. Hans non sa giocare Xayah e allora non meritano di vincere e di giocare il mondiale. Non lo meritano allora. Non lo meritano. Non meritano, mi fa un caso che Ansama sa giocare Draven. Allora fa cagare anche Ansama. Tutti i player devono saper giocare i champion più forti del meta. Tutti. Altrimenti sono player di merda. Di merda. Cosa vuol dire? No, mi alzo. No, mi alzo. Ansama non sa giocare. Ansama, pagliaccio sì, vibe, pagliaccio Ansama. No, non mi calmo. Tutti i giocatori devono saper giocare tutto.
tutto, perché sono pagati per farlo. E sono i player più forti d'Europa. Non sa giocare Xayah, gioca 30 game di Xayah in più. Ma che veramente facciamo? 20.000 euro al mese per che cosa? Per arrivare al mondiale a fare schifo? Aspetto da un anno di vedere sti figli di Troia dei G2. Da un anno. Secondo voi non sa giocare Xayah Sama? Certo che non sa giocare Xayah Sama. Che meccaniche ha Xayah rispetto all'altro AD Carry? Che positioning ha? Ci mettono quanti game a impararlo? Sanno già giocare il campione meccanicamente. Sono il meglio che l'Europa ha da offrire. Stanno trollando in preparazione e basta. E basta. Gold deficit's too big. It's a fight in open ground. Too risky. Si vede che Yike non sa giocare solo Maokai. Ma che cazzo stiamo a di? Che cazzo stiamo a di? Ma veramente facciamo? And look at the topside summoners. You know, there's no flashes on the top side for G2 whatsoever. I think it's pretty scary. You know, Caps could potentially, it's going to be Infernal Soul here. So opens up that map a little Contro i bit more. BLG si può anche vincere perché Yagao overall non è forte come mid laner. Diciamo che è sopra la media. Cioè i BLG hanno un buon macro ma non hanno le stelle. I BLG hanno un buon macro generale. B è la stella, ma i team di solito ne hanno almeno 2 di stelle. I BLG ne hanno una, che è quel cazzo di Bin. Non hanno player stellari. Meglio Caps di Yagao. Overall no, meccanicamente sì. Elk è meglio di Guma. Posso chiudere lo stream. Elk è meglio di Yuma, ragazzi. Poi Counter è più forte di Gala. One way or the other. If Jax gets to play the game he wants to play, G2's dead in the water. And that's a terrifying thing, right? You're playing Ghost Flash, you're not playing Cleanse, so if he gets it up on top of this Kog'Maw, even if you have the peel there, is they're going to look for a pick here on Yike? Oh, they lined up the Weaver's wall to just barely reach the part of the terrain, so Yike had to flash over. He keeps himself alive. Broken Blade, nicely timed. Nicely timed. Questa è la play migliore del mondo. E voi dite che è uno scherzo. Questa è la seconda miglior play di Broken Blade al mondiale. L'altro è il misclick con Ione dove ha preso un tizio senza vision che era in Q con Vai. Sì, metti che sia voluta, dimmene un'altra, Andrea. Metti che sia voluta, dimmene un'altra. He is on this champion that almost always commands its entire team to play around it. Hold on now, on face checking, Caps ready to bring it down, but it's Yike with the sapling checking. Almost always commands its entire team to play around it. Hold on now, on face checking, Caps ready to bring it down, but it's Yike with the sapling that ends up getting the kill. Caps drops the hammer there. Lì è sfiga, non dico un cazzo a Caps. It's those kind of plays that you're going to have to get. And you can see that G2 really focusing on topside vision. Look at the wards that they're kind of littering around this topside, around the Baron. There are, of course, some BLG wards for potential flank angles there, too. But G2 really putting emphasis on this. I think because they have Cog, they know they can shred Baron. And the Drake on spawn. Yeah, they got it. I mean, Elk was on a recall. Yagao was topside. Drago, bravi G2. Maybe BLG try to go for a fight afterwards, but there's no shot you're actually going to be able to get Sama, fai vedere un po' di DPS. Shove onto Mickey. Shun's going to be knocked away. He stays alive for now. Non mi dire. He needs to retreat here too. With Shun taking C'è Adam. Adam ha 0.8 di KDA con soli counterpick. Con una kill di media al mondiale, una. Se voi vedete, Adam al mondiale ha fatto una kill di media partita con full counterpick. Dite com'è possibile, ha finito un game 10-0, no? Quello era il play-in del mondiale. Oh ragazzi, vediamo, abbiamo fiducia, vediamo se hanno ragione loro o ancora una volta ho ragione io. Paura di vedere il DPS. Cazzo. Yeah, they really want to go after this. Bin recognizes it, tries to flash away. Now Elk's ready to fire back. Goes for the blade caller, but he ain't gonna find anything yet. The feathers fly. Mickey tries to step it out. Elk's only got 300 HP remaining. Is on, wants to block that nature's grasp. Cazzo, avevo quasi creduto, pensavo fosse una puttanata, infatti alla fine era una puttanata. Avevo quasi creduto. Bin also down to critical health. He needs to do a recall. Bin's got the unleashed TP still ready to go. Caps has one of his own if he needs to take a recall too. Yeah, G2 really wanted to commit to that play. They commit the TP, the flash. Tutto il damage l'ha fatto Caps. Chi è che ha danno nel team dei G2 al momento? Kog ha danno da 3 item e mezzo. E il danno è pure il suo ottimale perché è forte contro i tank. Però fate il zitto non c'è sbaglio. Cap slash Hans as well with that ghost. And now they're saying, you spent too much. We're going to make you fight us right here, right now.
Caps is TPing back, but Mickey Rabin. is very far away, and Bin is threatening this Power flank. poke. Caps with a little bit of poke, only onto Yagao. Cozy Campfire is really good in these situations. The AoE heal over time keeps these health bars topped off against some of that poke. G2 trying to approach, make sure that BLG don't just get uncontested control over the river. Shun coming into the mid lane, Caps gonna be caught out. Shun still looking for him, Caps at Vedete qual è il problema di Caps? Cioè Caps è bravo ma è troppo stupido. 25%. Remember, he already used his unleashed TP to get back to where he is right. Everything out now. G2 C'ho un hype, ragazzi, non per sto game, perché il game è GG per me, ma c'ho un hype per i top 8 che è incredibile. Fa quasi ridere pensare che ci siano gli energy in top 8. Te lo tatui il top 8, te, demone, vero? Do that mechanical performance. He's the man with the knife. He's looking to do some garbage. 5 minuti senza spike. Caps can get away from this when Yagao brings in the Weaver's Wall to back up Bin. Guarantee that this is not a fair fight. Bin's on a rampage. Ragazzi, cioè Jax al minuto 25, che è il momento in cui Jace è in spike, stompa Jace come c'è. Cioè, ha preso Jax vincendo il matchup in top, free scaling e stompa pure Jace. What can G2 get back? Anything? I don't know. I mean, you get mid push. He spawns. Yagao's got to make sure he gets back to safety. Flashing out of the way of the Glacial Fissure. Baron's still going to be burned down. Yike, looking for an entryway into the pit. They're not wanting to burn it down too low just yet. It's going to be slain by Elk on the Zaya. Frontline, tanked up by Bin, but he goes golden, giving himself a line. Yike's going to die first. Blade Caller locks down Mickey. It's 2 kills and Baron over to the side of BLG and a double kill for Yagao. It's the LPL forcing fights around missing cooldowns, missing some. Know they can make it happen. Devono fare ora They G2. can find the angle to do it. Devono fare G2 mo. Però almeno hanno il sapere che hanno perso il game per dei pick un po' di merda, secondo me. Quando perdi di draft non sei troppo tiltato perché ti stompano per draft. Cioè è meglio perdere così che perdere con una comp buona che vai 0-10 perché sai di essere inferiore all'infinito. Stop inside, giusto. Talia, guarda che errore di macro, BLG, bot deve solo pushare. Oppure devono pushare insieme. Non mi piace perché era GG, cioè BLG qua sono... Vabbè, giocano come li pare perché sono 10k avanti, ma è un errore abbastanza banale di macro. 100 milioni di differenza tra top. Con Poppy che è uno dei champion più forti del meta. Se sai che viene forte con Jax lo banni. Che è bannato, scusatemi, fate un favore. Rakan, Jarvan, Nico. Gioca Braun contro Rakan. Si giocava. Scusate ragazzi, posso chiedervi una cosa? Se Jax è così tanto un problema perché Bin è il top laner più forte al mondo con Jax, lascia open... Guarda qua, non so se vedete il ban. Lascia open Rakan, banna Jax, first pick Xayah. Loro vanno Rakan senza Xayah, counter pick i support, hai winning bot lane. Con la di carry broken hai winning bot lane da blue side sei già a posto, cioè più hai il counter pick all'altro e turni già la side, turni già la draft. Rakan counter Braum no, quella roba lì è una cosa che pensa la gente. Braum e Rakan è comp dependent. Braum è più forte di Rakan in alcune comp, Rakan è più forte di Braum in altre comp. Yike wants it, Nature's Grasp goes in, they get the Keeper's Verdict for the ejection as Mickey is in the front line trying to get himself away. The feathers. Stava trollando di brutto Elk. 10 HP left. He's got to get back out of the fight now. BLG have been held at bay. Elk è forte. Guardate Elk che bravo che è. Yike wants it. Nature's Grasp goes in. They get the Keeper's Verdict for the ejection as Mickey is in the front line trying to get himself away. The feathers fly. Elk's only got 10 HP left. He's got to get back out of the fight now. BLG. Penso sia il sesto di carry del mondiale. G2 will hold the line. Almost was able to take down Elk there out of that ultimate from the Zaya. Kog'Maw shot one of those. Danni di Coco non conosce, no? Si è fatto stannare dal coso, non ha ultato e ha fatto schifo. No? Si è fatto stannare dalla Q di Bronco i base che al posto di ultare ha dovuto cleansare e poi ultare. Eccolo lì. Miglio! Quella è Shurelia Chancer, rende Xayah più forte di Kog'Maw anche se Kog ha 3 item. Vabbè, ormai sono 10k, quindi... Aiming, Gala, Ruler, Guma, Paze e poi Elk. Massive onslaught that will be coming. So well enough to force G2 into. Look at Yagao, he has an angle here. Yagao looking for a Weaver's Wall, fires it off, separates Yike from the rest of the team. Seismic shove. Dai, vediamo il DPS di Kog'Maw. Nature's Grasp flies out. Shun trying to block it from the rest of the team.
Broken Blade here in the front line. Not a whole lot coming out of that one. No, not going to be able to get much. They do get the ulti off of Shun and Yagao, though, so relatively even trade. And G2 clearly have drawn the line in the sand. They're going to fight here. They're going to fight now. It'll be all about Hans. Elk is onto the Drake. He's going to start DPSing. The rest of the team's just keeping everybody away. Shun is close enough to smite, but that's it. Broken Blade goes to the Keeper's Verdict. Ben is going to be taken out of the Infernal Soul. Vai Kog! Smocca! Kog, metà vita Yagao, Kog morto! Un grande applauso a Kog. Riguardiamo in rallentamento. Guardiamo il rallenti dell'incredibile DPS di Kogmo, 3 item preso dai G2. Riguardiamo, facciamo attenzione. Kog, eccolo. Un basic. 2, 3, 4. Morto! Grandissimo Ansama, grande comp G2, grandissimi, i migliori. Finite sto schifo per favore, che è un insulto all'Europa e ai viewers. 120 minion sotto. Stepping away from the seismic shove. Still on top of the unraveled earth. Keeper's Verdict again. Gonna try to find that removal as Caps has to go into the... Still on top of the unraveled earth. Keeper's Verdict again. Gonna try to find that removal as Caps has to go into the... ancora vivo, deve ultare, ulta. È ancora vivo. Ora muore. Grazie al cielo. Però diciamo che ha fatto morire un team intero. Eccolo lì. Eccolo qua. Lasciamo Xayah, appena ha fatto 1v5. Grandi, incredibili! Fatemi un applauso per favore. Faccio di Yaike che sta piangendo Yaike. Un grande applauso ai G2. Fatemi alzare prima che sfondo di pugni la scrivania. It's time. Xayah! Oh! Xayah ban! Incredibile! Nocturne. Ecco, Xayah ban! Incredibile improvement dei G2. Incredibile improvement dei G2. Renekton, J. Madonna mia, ma BLG vogliono vincere la Open Win al minuto 10. Devono stare attenti con queste comp. Rischiano un comeback in mid late game. Strong laners contro Nocturne non so quanto workano. Allora, se i BLG draftavano winning lanes con winning jungler, Nocturne non giocava. È assurdo però pensare così. Però andare... Yeah, I think Rel would be another great ban if they want to go towards that direction. For G2, you're trying to ban out the picks that are going to that just disengage. Gnar What push options here Trash non giocherà mai Mickey. So now ecco, infatti hanno draftato winning lane i BLG, ma serve la winning lane ai G2 perché sennò Nocturne viene fantastico. Allora, l'altra volta in cui hanno draftato Lissandra avevano Ista perso la draft per counterpick di Silas mid e tutte quelle puttanate lì su Caps che aveva draftato non mi ricordo più che cosa. Ora ha più senso, finalmente voglio vederla questa Lissandra support perché è la prima volta che la vedo in uno spot che sembra umano. Olaf Pick salva un attimo quel Nocturne dal non poter fare nulla. Nico Jace ho visto alcune Nico pushare Jace ed ero sorpreso, quindi non so se funziona così, ma Zeri non mi convince come sempre, però magari sto sbagliando. Zeri per me non è forte. Olaf con la questa comp cioè non è male perché sono tutti immobili bene o male. Jace puoi runnare down dopo contro Renekton e Jace follow, cioè perché è buono Olaf qui ragazzi? Perché late game Jace va indietro, Renekton va indietro, Olaf come campione, con gente come Jace che non può buttarlo via e tutto. Olaf in questa comp ha molto senso ragazzi. Olaf in questa comp ha molto senso perché rimane utile comunque dopo e ha una pressure laning phase e dopo rimane utile come questi. Quindi anzi dovrebbe aiutare molto ragazzi l'Olaf perché senza Olaf qua perdevano secchi G2 senza Praio in top e mid venivano devastati. Clearly they wanted to get that vision down, they want to be able to set up these aggressive moves. O uno che ti viene in tutte quelle periode lì. Non lo reputo comunque worth. Ok, avevo ragione sul matchup. Caps a Praio early e poi Jace e poi Jace immagino da livello 7-8 inizia a cagare in testa. Movimento verso il Maokai così tanto per il Mikix si riporta un po' nel giusto position, diciamo così. Stare molto attento lì Mikix.
but BLG coming off of a really dominant game number 1. So I think even just for confidence sake, G2 really need to get a win here. You know, really need to get a good start to be able to propel them forward. Oh, Shun coming in, but it didn't work out. He didn't work out because Maokai is a fucking minion. He didn't work out. No, che culo. To be able to propel them forward. Oh, Shun coming in, but it didn't work out. He W'd the minion. He flash twisted advanced the minion. Era già 1-0. Era già 1-0. Chi Maokai, qui Maokai. Dovevo dire a Kancin 0. Chi la zeri? I think it might have been guaranteed after, so definitely a misstep there from Shun. Big misplay from Shun, but now Mickey stepping up. Has enough mana to take the claw to get himself back away. Pawns still in retreat as Elk continues trading. Caps with control over the mid lane, shoving another wave into the tier 1 turret as Yikes coming around. Yagao is low on mana. They might just try to go for the full-on dive here. Cap's going to be taking the damage from the turret first. Yagao trying to get away, to the skies, trying to keep him alive, but it's Yike with the first blood for G2. Nicely done by G2. Yagao did it about as well as he could from that position, delaying out of there. G2 already off to a good start, and that's that early win that I was talking about. What the fuck, incredibile sta roba, non ci ho mai pensato. Alto livello. Non l'ho mai vista. Incredibile. Bello, godo. Excuse me, 7,000 would be a little too much. 700 gold lead. That's a gold lead already. G2 after this one. Let's take another look at how Caps played it and started off. Yeah, he goes into the cannon minion on the shift there. Incredibile. And is just tanking it up in cannon minion form. I'm gonna be honest, I don't know exactly how that interaction works, but it seemed as though he was more tanky as the cannon minion almost than he should have been. Cannon minion power. Like, ma è legit come mossa. Non l'ho mai vista. Ma non è troppo broken. Olaf è sotto 30 minion a Renekton. Broken Blade l'odio. Broken Blade l'odio. Broken Blade l'odio veramente. Non ha wave management Broken Blade. And wants to be Bravo, around cover. Vai. Oh, Mickey goes in, looks for the lockdown, on Peccato. to back off. Mi aspettavo di vedere il danno incredibile di Lissandra. Cioè, volevo capire un attimo come funzionava ed era uno scenario da 2v2. Molto bravo qua. Passiamo a Dota 2. Penso di giocarmi, di guardarmi la serie e fare un game di Dota. Oppure mi guardo la serie. Bravo! Dai! And G2 finds their second kill. G2 and 0, starting it off huge in this one. Ghost popped. Broken Blade's gonna look for the all-in potentially here. Bin's trying to delay for his ulti. Bin is level 8, Broken Blade is level 6. Yeah. That is quite a power disparity. Yeah, that is a massive prego, Jack, fallo in tempo, fallo in tempo. Clearly wanted the all-in, but the Bello. sidestepped. Bin delays until his ulti's up. So nothing defined. Tornate a dirmi che Broken Blade è forte come player. Sapete qual è la vostra colpa? Sapete qual è? Non è colpa vostra, perché voi non potete avere il macro per capire il livello, perché avete sempre i caster, avete sempre la gente che parla bene dei player. Cioè, è questo il problema e mi dispiace, ragazzi. Cioè, voi avete una visione totalmente distorta perché la gente che commenta le partite non capisce una sega. E voi ovviamente non potete dire questo è scarso, questo è bad. Voi non potete farlo, è giusto così. Non è colpa vostra, è il problema, ragazzi, sono le persone che castano senza un senso logico, senza avere il macro, senza avere la visione giusta di come funzionano le cose, ragazzi. Non c'è l'informazione, la gente non riesce a capire se non è forte uno scherzo. Perché noi parliamo sempre prima? È questo, ragazzi, il punto forte nostro. Noi parliamo prima, non parliamo mai dopo. Fateci caso, noi parliamo sempre prima. Forse è per quello che all'inizio ci odiano tutti e poi sempre più gente inizia a capire. So far back Caps to create these incremental advantages that are becoming big ones. He's only able to far from max range. There they are, flash ulti, Yike coming in over the top. Bravo, Caps. Paranoia claims Yagao. It's a 3-0 game for G2. Look at the flash, the timer just barely not up. G2 picture perfect with the timing on that one. They get in on Yagao, who is playing so respectful, so defensive, but Bin going aggressive. Bin level 9 to the level 7 of Broken Blade. A commanding lead in the top lane for BLG, but the game itself is in G2's hands. Able to get some extra 5 seconds, maybe 10 seconds here. They go with the Maokai ulti to try to set this up. Kill presa la Bin, intanto Broken Blade e Topa non fanno un cazzo. Shutdown per Renekton. To try to get that denial of the dragon. Seems like
Spero che non li perda il game Broken Blade. Il pick di Olaf è buono, ragazzi. È Broken Blade che è veramente scarso. Ci saranno 4 player che a parità di bravura con Bin. Cazzo vuol dire? Esatto, vuol dire che non ci sono top laner europei forti. Vecchio, pensi che Bin vinca il mondiale? Bin non fa top 4 probabilmente se si trova il quarto di finale di merda. Ci saranno 4 player, potremmo dire, a parità di bravura. Bene, quindi Broken Blade non è a livello, quindi perderemo il game o la serie. E ti voglio ricordare che Caps, bene o male, è più forte di Yagao, meccanicamente. E che Mikix, secondo me, non sta sotto on neanche se vuoi. E che Elka non è un grandissimo giocatore, ti voglio ricordare. E che Xun è un player che fa flash W su un minion. Dobbiamo andare a vedere tutti i game di Broken Blade al mondiale? L'ho già fatto l'altra volta. Alright, Elk's going in here in the bottom lane. Mickey goes over the wall there with the claw, trying to stop this play from happening. Yagao from downtown. Mickey trying to get himself away as Yagao is locked up. Ti amo, Mikix, ti amo! Ti amo! They've brought Caps into the mix. He gets a root, he gets the extra damage from the blooming blow. It's blinking health bars there for G2. Ma ce la fai, Taresta? Ma che fa Broken Blade? Ti fa, guarda Renekton, io che è qua! Vinta sta torre! I know! It's blinking health bars there for G2, but they get in those. La gente in chat cerca di convincermi che Olaf con il Ghost perde da Renekton col TP in palla. Sto volando. So he's trying to get out there and trying to make a difference, but it's giving up free plates and farm again to Broken Blade, who really needs that time. So the fact that G2 are ma che time needs Broken Blade? È già a posto Broken Blade. Deve aspettare late game Olaf. Broken Bean. Dai, guarda c'è il culo, ti hanno messo 0-3-0 Yagao. Ha gustato. Mi sto ammalando. Perché aveva paura di Nocturne, non perché aveva paura dell'Urion. Trying to get away as the Nature's Grasp comes out on wanting to reach him here with the quickness. Ain't quite gonna get there. Mickey wants to buy an extra moment here with the ulti, but Elk's got the damage. Clean from on, perfect CC chain, because with just the knock-up, it's still going to have enough time to actually take that claw and get over the wall. So he has to do the knock-up and perfectly chain that. Non riesco molto ad accettare che Lissandra sia counterpick a Rakan comunque, perché ripeto, Rakan con le Mercury reactivate, and also if you overlap it, you're still going to be able to activate at the end. Scala, Lissandra. Really good stuff there from on, gets a kill onto Elk. And you can see though, Caps pushing on this bottom side. Nico has really good turret damage with that passive third auto. Posso chiedervi una cosa, ragazzi? Ma overall, perché Lissandra dovrebbe essere buono come pick? Se non per flex in comp, ma Lissandra non è meta mid, no? Gli blocca l'engage e quello il counter. Leona. Premo Q mentre ulta Rakan. E mi tocca e lo stanno. E tanco il quadruplo di Lissandra. Ho più CC di Lissandra perché sono Leona. Il clean se lo builda lo stesso se Leona e chi Lissandra. A me è bait pick Lissandra. Cioè, ripeto, non sto dicendo che faccia schifo, sto dicendo che c'è di meglio. Non è un pick che ti fa perdere sto game Lissandra. Assolutamente, non sto dicendo questo. La persona di teamfight è tank Lissandra, non ne va niente. È item supportivo, non AP. Di abilità, no. Pusha di più, ok, ma se hai Leona contro la Khan pushi per forza. Perché così hanno la comp di colore blu. Okay. Qua ha più senso. Più mobility di Leona. Sì, ma allora ogni volta che uno prende Rakan prende Lissandra perché ha più mobility di Leona. Scusa, più mobility di Rakan degli altri, intendo. Di Leone quei champion lì non lo vedo. Non lo vedo come dite voi. Alessandra l'unica utility che c'ha è utilizzarla nel flex. Però Nico era già presa ed era palesemente mid. Forse è per precisare perché la gente non è abituata a giocare secondo. Ulti a target. Proverò Malzar support con mana item e relay. Punta e click e via. Contro Rakan. Caps cosplaying a melee minion here in mid lane. When you're up against Nico, you gotta count them. Shun fires out the Nature's Grasp. Caps trying to stop these guys. Twisted advantage back onto Mickey. They charm him up. They want to blow him up, but they can't find him here just yet. The ulti keeps him alive. Zap comes through. Shun takes the kill. Yagao, grazie al cielo, Yagao minion. Yagao stava tippando, mamma mia. Grazie al cielo. Sta prendendo full tower top lane.
Nice kill again, just locking down Mickey. They're expertly chaining the CC, not giving him an opportunity. And now with Mickey Yagao dead, punto debole the Herald's going to incredibile. drop. Yagao comes mid, and BLG are just going to group 5 around this Herald to try to make sure that they do get a crash. If G2 La torre top andava giù ora, poi si muoveva in BLG caso. may look for the Non ha go senso button sta here. roba. We'll see the Herald slowly being chipped away at. All right, rears its head back for the charge. On goes in for the knockup. Not going to get a whole lot more. The Herald charge only did half the turret's health. It had taken pretty much no damage other than that, and it's just because Caps Buona sta controlled the combo di lane Yagao. the entire early game. Exactly. Yagao was only seeing one tower, and that was his. Benetto, ragazzi. Cross that lane until he was a man. Attenzione che è bello grosso anche Jace. Se fosse dei G2 io non fighterei ora. Continuerei con i pick di Nocturne. Però sono avanti di 2k i G2, ragazzi. In un momento in cui dovrebbero essere indietro, hanno i draghi. Ci ho messo bene i G2, attenzione. Very slow Drake game so far, just the first couple over to the side of G2 as Yagao gets away over the wall. Yike wants to chase them. They turn it back around. G2's jump there is over. G2 as Yagao gets E anche se lo killavi? away over the wall. Yike wants to chase them. They turn it back around. G2 Io queste robe qua le faccio in Aram. Che voglio killare per morire e andare a comprare. Cioè io queste robe qua le faccio in Aram. Vedo uno un HP di come butto in low kill, così compro. Cazzo me ne frega. Guarda sta roba. Pure se lo kill è morto. That's a big kill there. The fact that Yagao lives as well, on and everyone piling in. They're ready to fight. They know G2 is going to look for picks. They know G2 is going to try to find these snap engages with the Nocturne. They're saying, you know what, Però we're going to be ancora ready for you. We're da just prendere a going pugni to sulla group bocca. and Sono we're d'accordo going to con be te. there to battle you at every What turn. the But fuck? Caps pushing down bot side. So it has to be respected. All right, let's take another look at how this happened. They thought, oh, this was beforehand. Yep. Excuse me, never mind. This was the initial Vabbè, catch Migix. on Mickey. Exactly, and it's just all, again, about the CC chain. Look how well they did that. The Maokai ult, into the Maokai knockup, into the ult, the charm there from the Recon, then the Jace che knockup from the tipa senza Recon. senso dopo. There's just no way for him to move. And then here again, you Questa roba go qua bless him non the wall. esiste. He has that phase rush proc Questa roba though, qua but non esiste. instantly everyone comes in. Double shield there, buy Questa on roba the qua non knockup, esiste. Non the esiste da twisted nessuna advance, parte al the mondo quello che ho appena knockback, visto. everything E a there. tutte le kill They Yagao. throw it all in the Yike. kitchen sink to protect I G2 sono Yagao. salvati dal fatto che late game la colpa dei BLG fa cagare che Zeri su botti male. Mamma mia, Broken Blade, che schifo. Terra dice che Mickey X è stato il peggiore dei G2 Awards. Vuoi dire qualcosa? Torna a fare il musicista. Esatto, Ken, guarda, dai, non puoi dire che Broken Blade abbia giocato meglio di Mikix vecchio. Mikix secondo me è stato forse il secondo migliore. Yike non ha fatto niente, Ansama non ha fatto nulla. Caps, non lo so. Io, il punto è questo, Ken, se mi starai guardando in clip. Cosa hanno fatto effettivamente i G2 nel suo mondiale? Che di sta roba qua? Hanno battuti Downone che... Guarda il modo in cui l'hanno battuti. Hanno battuti gli VBG. Torna a vedere il modo in cui li hanno battuti. Cosa hanno fatto effettivamente i G2 nel suo mondiale? Non hanno fatto niente. Quando capisci questa roba qua, capisci che non è Mikix aver giocato male, ma... Anzi, Mikix è uno di quelli che ha giocato meglio. Se te lo rivedi tutto. Il punto dei G2 è che non hanno macro, non c'è lo shot caller, non c'è niente, è quello il problema. Hunt's is pushing mid, so at the very least, G2 is going to get that tier 1 for free. BLG, though, might end up in a fight because Broken Blade about to have that ulti. Here he comes! Yikes, ready to jump in with a paranoia. Mickey goes in for the claw. He finds a lockdown onto 2. They want to burst him down, but they won't find him just yet. There goes for the kill. Pop blows up! Caps found everybody, but isn't going to be enough. He gets the kill on Yagao. Hansama goes back over the wall. The pin hunts him down. Broken Blade and Yike back over onto the dragon. It's going to be taken very low. It's claimed by Broken Blade. They're on soul point. Broken Blade ruba il drago! Eroe! Elk is melee range against the Olaf. He flashes away, but he still puts the bullets through him. Caps, can he find any more? Holy cow, what a team fight. It's mayhem. Broken Blade MVP. MVP. There, but Il migliore. G2 get the dragon. L'engage iniziale dei G2 era scam. Cioè non puoi ingaggiare sul 0-4J. With the bigger prize, they pop the paranoia, and then it's Broken Blade who's supposed to be coming in on the Rakam bene. flank, but they spot him. They have the Maokai all down to try to disengage, and they all pile in on Yagao, but then this Mamma mia, Caps, fai man. Ok, la cagata, mamma mia che ha fatto. Mamma mia, Caps. Mamma mia, Caps che ha fatto. What the fuck? Into the back line, but it has been there waiting, crushes through the G2 ADC, and this is where you start to think BLG could take this, but
The dragon secured by Broken Blade of all people. So Broken Blade big no. for G2 because Cioè, they vedete, still have non conosce i the danni del champion. opportunity to grab Soul, and if they can take Soul, it would be so Caps è massive. 1v9. BLG are Meccanicamente now one incredibile. mistake. Raga, i G2 avanti 2k, dai. If you give over Mountain Soul, that's G2, si è sfocata, vabbè, dopo vi faccio vedere. Potrò vedere il game dei G2, dai, ricordatemelo a fine game. Raga, sta trollando sto game. Yagal sta trollando sto game, Yagal sta trollando. Absolutely shut down here. Caps and Yike early, really. Che telefono del cazzo ha? iPhone 15 Pro Max, perché? Sto scherzando. Sto scherzando. Ho 12. Posso leggere? No, sto scherzando. 4K. Non so bene, ragazzi, qui. Non so che dirvi. Credo vincano i G2 perché la comp dei BLG fall off, non ora, ma tra 5-6 minuti fall off. È anche vero che Nocturne Olaf late game non sono sta gran cosa e matchano il non buon late game di Renekton Jace, però quel Jace sembra completamente fuori. Perché fanno i complimenti a Caps, che è uno dei player più stupidi che l'Europa abbia mai avuto? È inutile affermare, è inutile dire il contrario, ragazzi. Sicuramente meccanicamente il player europeo più forte di sempre. È inutile, ma è anche uno dei più stupidi, quindi non gli si dice un cazzo. Mamma mia. Yike che ha fatto quello? That allows him to pull off these special plays. Mickey and Yike jumping in. Che fa Yike? Che fa Yike? Che fa Yike? Perché ha flashato Yike? Che ha fatto Yike? Che fa Yike? Oh, è morto il jungler! Baron is on the map, but they are not looking for it! Se lo sa il caster! C'è anche il drago però. Decidono il drago perché hanno paura. Che fa Caps vestito da minion là? Al flash Caps, al flash. Dai! No, aspetta il Q! Blooming blows not connecting means there's no insta burst there. Non c'è jungler, dai! G2 on the Mountain Soul. Bin trying to step up and challenge these guys. Non so bene, occhio. Ok. Drago, drago, drago. In full retreat, on goes for a knockup on Broken Blade, but what's that gonna do? Not a whole lot of anything. Mountain Soul for the LEC's number one. Dovete beccare. And they want more. Broken Blade. Broken Blade with the undertow. La fanno? No, è buono allora. La facciamo puttanare. Non farlo, Elk. Elk, non farlo. No, ti prego, no, 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 lo sapevo, sono troppo intelligente. Could this be what BLG needed? Splash from Caps, gets back, they get the bounty mid, they're gonna get the Baron as well. BLG flips this game on its head. Elk absolutely takes over in the 5v5. Qua si vedeva che non dovevano andare troppo oltre, l'avevo capito. They go for the engage on Nigao, but guess what time it is? It's Zeri time. Avevano vinto il Mountain, reset, avevano fatto la kill, resettate, tornate, push mid, push top, Nashor, bait. Vision, tutte quelle cattanate lì, giocate per la torre top, torre mid. Qua sotto di gold, però i G2 hanno scalato. Sto game qua finisce a 40 minuti e vincono i G2, perché ora i BLG avranno un po' comeback e poi arriverà il fight dove i G2 comebackeranno. E dove i caster faranno l'hype inutile, perché non è hype inutile, perché è così che finisce, perché è palese dalla draft, no? Non è hype per sapere che vincono i G2 sto game, ma so che vincono i G2. Se perdono il game sono deluso. Certo che però se Zeri becca un'altra kill e chiude l'item, dite che può fare un 1v9, non lo so ragazzi. Renekton va troppo off, Jace va troppo off, ragazzi. Zeri da sola, senza enchanter, non ne ho idea. G2 potrebbero aver gappato, però Broken Blade fa cagare. Non so ragazzi, però Broken Blade fa cagare. Forse hanno ancora una chance i BLG. Forse hanno una chance i BLG ragazzi, perché Broken Blade fa cagare. Vediamo. Vedere Aiming in gara giocare Kaisa per un summit deprimente. Si è mai notato come i team coreani che sono indietro c'è Kaisa che ulta in backline e kill a 3 da soli? È even al momento, ho capito, ma even con Jace Renekton vuol dire indietro. Però c'è da dire che Renekton è 3-0. C'è da dire questo, c'è da dire questo. Quindi è ancora forte.
Il Mountain aiuta. Ma che fa cazzo? You're up against the shields that Broken Blade can for himself. It's not without value, but it's usually not what you see Jace build third. Vabbè, It's cazzo, still un going to be figlio effective. di Troia. The big thing here, Eh? Mr. Azale, Quanto rimane lì la is cosa? the Elder. What? All the Il Mountain aiuta molto, sì. L'avete visto Caps giocare a Trix contro Faker? C'è gente che non riesce neanche a parlare, tipo. È incredibile. Cioè Faker non sa giocare a Trix, ragazzi, ma neanche Caps probabilmente. Sarà la più cringe che abbia mai visto. Ho la flash scala alla grande? No, però contro sta comp non è male, che sono tutti short range. Melee short range. So they know they don't have to worry about that being used as an engage tool here for a couple of seconds. Caps has been spotted on the bot wave. If G2 aren't careful, BLG could hard engage Non c'è on Nico. them here. Look at On. He's finding an angle. On might go. Battle dance used, but no angle here just yet. Caps still hovering around the bottom part of the red side G2 jungle. Poke from Yagao, a little bit, not a whole lot. Caps ancora in bot, pusha. I mean, just look at the vision control. It's all BLG wards, it feels like, in this whole area. G2 are trying to reclaim vision. Elder up, 50 a Nascio, ragazzi, a breve c'è il sanguino. It will make, and you know that Caps is on the flank, but they've spotted him. He's trying to go in, he gets knocked back by Yagao. Flash out di Yagao, Ansama lo killa, facile. Muore Bin, ti prego, dimmi che muore Bin. Mamma mia, Bin quanto è grosso. Figo proprio Bin. Vai Broken! Ha cancellato 4 basic. Oh! Mamma mia, è l'ola più brutto che abbia mai visto. Dai, mena! Mamma mia, Broken, vattene via. Che cazzo fa Elk? Ma turno, ma shottato! Vabbè, fatemi sta zitta, non c'ho sbagliato smattando. Qui, nel momento in cui salta instant, in 3 è morto. O forse al flash, forse hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Bello! Dai, Cap, dai! Fallo! Cammina! Beh, mamma mia, Sama, ti voglio bene. Tutti i flash down. Voglio vedere il replay. Yagao si butta in su Caps. Anche Renekton. Ulti di Caps con zona. Flash out di Jace. Intanto qui Mikix ha preso tempo su 3 persone. Ne bastavano 2 qua. Qualcuno dei BLG ha trollato. Ne bastavano 2 per ammazzarlo. Bin, cioè, guardate Bin. Incredibile. Qui ha cancellato 3 basic. 4. Everybody's ready to go. Broken Blade's not here. There's no TP on the Olaf. Bin's gonna respawn here in about 3 seconds. 50-50. Perché? The Elder's down to 4000 HP. Could it be Sto odiando i G2. Spero lo smitano perché è tutto il mondiale che flippano. an Elder flip to end the game? Shun's locked down. Ha sbagliato lo smite. No, non ha smitato Yike. Non ha smitato. Grazie a Sama. G2. What about the team fight after? Cap dies before he can get the ulti. Now they're gonna put the damage into Hans. Bin's already killed off Yike. Hans is gonna die. They got the Elder, but they may have lost the game. BLG take over. Lose time. It's up to Wow. All want this. They wrecked Nashor. Ok, ora è un po' più... the fight's already over. Quanti K? The time they needed to end the game. There's still another Mamma mia, chance, G2. but this game too. Sì, allora non potete dire che i G2 fanno schifo meccanicamente. Il punto è che tutte le scelte che fanno schifo. Tutte le scelte che hanno fatto i G2 in sto mondiale hanno fatto cagare. È incredibile. Tutte. Dai G2, fate qualcosa per l'Europa, vi prego. Vi prego. BLG don't have the confidence to actually fully step forward. They're not really getting any chip damage at all down on the tower because they know they could get engaged on. It's all about Elk and Caps. Elk tries to get away, but he's going to be knocked into the Guardian Angel as soon as the fight Guardian begins. Angel, oddio, Now Sama. back to Sama, he's killed off. Elk Va via. the ball, he's ready to guide it out. G2 are collapsing. Ben gets the kill back. Broken Blade, ti prego, fai una cosa nella tua vita inutile. Ti prego, Broken. Ti prego, Broken. Ti prego, Broken. Broken Blade, c'è il champion Broken. Ti prego. Sei un figlio di troll. Bello. No, da Macro ha salvato il game. Era finito. Let's see, it's Caps in a 1v3. He's got a GA. Madness here. As G2 makes Ma che ha fatto Sama? They're going in here. Caps has been threatening with this clone time and time again. They get right in onto Elk. Ma che posizionamento è di Ansama? E Mikix dove sta? Zona Renekton del fight.
goes right over the wall, creates that space from Mimix ha Yike. Tries to camminato flash in tutto. on him on the top side to see if he can burst him down, but it's not enough. Ferramento criminale della Take the bot fight, dei and G2. now the BT is done, and he's full forbidden. Sonia's Hans D, both teams battling on valiantly. Deep flank angle here, but on here, stay that randomly gets checked. That could be game ending. Well, I hope you like it. It's BLG looking to take control of Vision in the bottom side G2 jungle. Caps waiting. I think BLG are going to start getting suspicious. They haven't seen Mickey anywhere. You have to start thinking, La where coppia. could he be? And they're trying to look potentially here for a pick on the Caps. Oh, who's it's very Caps! far. If he gets caught, that's huge. No, Pop ulti. Blossom ain't gonna get anything. He fires up Oh! the route to try to lock down Yagao. On goes Bello! in. Now they're turning around. Elf is gonna die. Bellissimo! Huge play from Ansama. He'll be turning Lo around for Sama. Caps, but now Ben and Non ci arriva lo Sean will be Sama. killed by the fight of all of G2. Ben cannot survive for very much longer. The Guardian Angel's gonna bring him back, but On and Yagao will not save him. G2 just found themselves a fight and found the themselves fuck? an elder. And it was all down to Mickey. What the he stayed fuck? so long there in that brush. He got the engage onto Elf. He put the plasma Cioè, on him. i G2 riescono a fare le play perché Caps fa cagare, è incredibile. That risky play. He bets it all and he comes up big time. That's your Mi fate del replay. MVP. Getting it done and Cioè, keeping G2 alive. The crowd guarda Mikix, guarda Mikix. Cioè, cazzo, guardate dov'è Mikix. Guardate dove cazzo è Mikix. out here in Seoul erupting in G2 chance. Yagao, They love Caps ha trollato la ulti. Se qualcuno dice che Caps ha fatto la play, siete degli imbecilli. Cioè, se era la play non panicava con un'ulti del genere su Yagao. the Cioè, battle. They love the fight. Watch Mickey top of your guarda screen Mikix, right here. guarda Mikix. That- Mamma mia, Mikix, ti voglio bene. Mikix, ti voglio bene. Mikix, ti voglio bene. Mikix, ti voglio bene, ti amo. Mamma mia, quanto fa schifo Caps. Grazie Mikix, ti amo. Right there. Eroico. Is it engaged from the LEC MVP? And he sets it up for the squad. So risky staying back there for that long. He was on that Ti voglio flank bene. engage for a full minute at least. Grazie al cielo. And they get the pick onto Elf with no GA on him. Sì, è stato It cappato means via, so ma non devi much, ultare. and Cioè, now vuol dire they che non era una play get che stava Elder, cercando, now vuol dire che non era un bait, vuol dire che era solo fuori BLG. posizione. Sta panicato con We're l'ulti. gonna be so hang on. This Godo, lo vinciamo. Massive for G2. Broken Blade and Yike, neither of them Lo vinciamo. lost it. Broken Blade ha quelle due kill Elf is lastittate still not prima up. al Ben fight just al drago. lost this. It's gonna be a while to figure out these weeks Mikix, really grande easily. scelta qua invece. They're for sure Smart gonna lose fatto. the outers. They're Cal for stava sure baitando? gonna No. lose Cal era un an imbecille inhibitor. fuori They have to posizione. make the call. Do we Ripeto, try- se era bait non buttava via l'ulti in modo panic, no? Se è bait vuol dire che sei sicuro di quello che stai facendo. Se aveva ultato con lì da Jace vuol dire che non era sicuro. Into this, do we just try to give it up and defend to the Cal Nexus? stava baitando punto. No, non stava baitando. Perché se stava baitando non avrebbe ultato in modo così panic. Quando stai baitando tu hai la sicurezza di quello che stai facendo. Lui non ce l'aveva. Can we hold on? Tu dici che stava baitando perché hai visto la coppia di Nico sotto i gol. Non era così. Because they need to thin this wave as much as possible. Nature's Grasp flies out. Yike Allora, blocks it with ultimate, no. Spell Shield. TP coming in. They're going to kill on before anything else happens. Sama's on a rampage. And Broken Blade leads the charge. Elf Bravo, back into the bravi. lead. And Caps throws them all up into the air. Yagao will not stop it. G2 will not go down without a fight. Quadra kill. from Dai, che culo! Sama. They're trying to go for the penta, but it is over. Ma che It vai is Penta? Va a done. finire il game! Ah, Minion! No, Penta non Sama no. He wants No. that penta. No, Give non è it to vero. him, he deserves it. Prego, Yagao, Trying to grazie, chase Yagao, him, grazie. Yagao Penta trying to quel get fallito di away. Ansama, no? È contento Ansama, ride. Ride Ansama, ride. It's all theatrics at this point for the Ride Ansama, ride. Hans won't get there. He's still trying to chase Forse c'è una it. chance. Yagao gets out, but the series goes on. We're going to game Non avrei messo un euro. damage. That meant that he had a real struggle Azir! trying to No, actually ma ok, ti prego. Orion- Grazie, ok, c'è Xayah bannata. Fermi, fermi. Fermi, signori, fermi. Incredibile, 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 incredibile. Xayah è bannata. Ennesimo Maokai. Orianna Jarvan. Duo to escape Dimmi che non from, lasciano right? Rambo. You go forward on cooldown post level 6. You're not going to kill him before level 6. Dimmi che non lasciano Rambo, ragazzi. You go in every time these hero ultis Altrimenti up, force a flash. As soon as that's verrà down, sbriciolato you look for come the delle repeat, chipster. look for that kill. Similar to the Azir Victor match. Il sogno dei G2 di continuare in questa serie, ragazzi. They see this and they're going to be able to wrap around behind. This could actually be This is going to be a disaster. Oh. They could be dead. Oh. There's 5 G2 coming, and Oh. Elk is going to be collapsed on. Hello! On's just going to run towards them. Elk flashing Aspetta. immediately, but they turn it back instead. Caps is going to
be stunned. He tries to get away. Caps, torna. Se fossi io tuo padre ti sosterrei neanche con... Quanti pugni! The Braum gets the first one. How many and then died? Mickey's under pressure. Elk's looking to turn it right back around again, and BLG grabbing a second kill. G2. Figlio di puttana! Buono! It's 2 for 2 and 1.5. Advantage in that 1v1, and the kill went over to Hans, where his first blood is on Han, not where you want it to be. So G2 happier about where the gold went. Bard and the Azir were right here. They go for that long wraparound play. Broken Blade was moving. Yike was moving. Yagao on and Elk though. Great target selection here. Great target fire to be able to get those 2 kills. Because there's a lot of worlds in which this 3v5 could have been a 0 for 3 or a 3 for 1 or something along those lines. Yeah. And that could have just been 2 per 0 per i G2 tutta la vita. Your year is done. It is not that, but it is still a great spot, I think. That's the kind of level 1 of 2 teams that are willing to just throw everything into this final game before the knockout stage. Mamma mia, Broken Blade. Mamma mia, quanti... He also made him miss the crunch, I believe, as well, so that really was... but if Shin goes straight up towards topside, this is awkward. Bello! Stunned into the wall. Mickey coming up mid lane. The pressure from the Bard is huge as Shun is winning out in the 1v1, but it's not a 1v1 game. Yike flashing away, keeping himself alive. Shun steals the red, but now Broken Blade may just claim it. Ben's coming up, trying to chase him, trying to stop him. Pagliaccio di merda! Da Broken Blade di merda! Two with the roam to get it fa done. cagare, oh! Fabbrica le gallette, va! Con Max Theory! Mamma mia, che merda, Broken Blade! This game is insane and painful as a top laner, and now he has no TP as well. Mamma mia! Miki col Bard mi faceva il culo, me lo ricordo. When he gets a lead. The flag combo double crippato Broken Blade che è partito con la kill. For now. He uses the hop to try to get out, but they've still got Broken the Blade, dive. Yike wanted to try to come up and cover, but BLG get the job done. Is what I'm going to estimate, but we'll see if Elk can get out. Yeah, Elk's in some trouble. Sidestepping away from it, nicely done. Plasma proc might still bring him down, and it's Mickey getting the kill. Imparato da me, Mickey. Way rather have, I think, your Gnar be behind than your Ashe. So game 1 on the Jax, monster performance. They're going for Elk again. Though. Elk gets slowed by the binding, flashes away so the void Mickey è letale, letale Mickey. It's shunning on nearby at the Drake. Quante volte l'ha fatto quel portalino lì? Now Mickey and Yike and glielo rubo. Broken Blade o Adam? Looking at this, the Drake's gonna reset. BLG are getting a little hypey for this one. Yagal's level 6 in the Orianna, Ike channeling the recall. They're not gonna go in for this one. BLG will take the objective. Mickey sto game è giga confident, mi piace. There's no minions that are going to be collected. Caps with the nice sidestep. G2 are coming. He has to make. G2 is ready to collapse. Broken Blade has the Gnar bar. On's only at half HP. The Herald still not killed off just yet. They want to go in for the Gnar and try to kill him, but he transforms in time. Herald down to 800. It's going to be smited away. Finn with a flash. Mickey goes on a magical journey. Caps tries to escape. Yike barely staying alive here and now. Finn gets the killing spree. Broken Blade back on the wall. BLG get the 1 kill. Finn still chasing after Broken Blade. Not quite gonna find them. The Herald picked up by all. Allora, guardate però, erano game diversi. Al posto di Broken Blade c'era un altro player durante il mondiale, erano game diversi. Cioè, è troppo inferiore. Ogni game 40 kill sotto, cioè. The one suffering the most right now. Caps gonna be knocked up into the air. Shockwave on top of the Jarvan means Yagao gets paid. Another good move there. Ragazzi, Renekton ultra avanti early game, c'è il rischio di tanti K di vantaggio per i BLG qua. That's a free movement from Mickey, but the difficulty is Mickey can get back to lane faster, and here's that Stridebreaker. It just gives you so much sticking power. Broken Blade is forced to flash. He flashes at the same moment that Ben presses the R key, so at least he gets the Dominus as a trade. But that is going to be reality for Broken Blade for quite a while. It really is, and if Ben even wants to go more heavily towards it, you can even go Swifties and really run this guy down, and it becomes a nightmare because you have the slow resistance on the Q as well. Maybe he's going to feel that's building too much towards that 1v1, but Ben in a great spot. The TP comes back in, and they could be looking at dive. I'm looking at Jarvan. They're going to go for this dive potentially here. There's no flash on Broken Blade, but he is getting close to Mega. This would be risky. It could be another punish. Shun is going to take the turret aggro for now. Drops the flag on top of him. They don't want to overcommit for it. Meanwhile, Twisted advance here in the bottom lane. They want to bring in the Braum and try to save the Ashe. Mickey going to take the damage here at the start. Grazie Mickey, dovevi farlo un po' prima. PD, Bin, ancora, di nuovo. Straight to Blast Cone City. Get the hell out of town, boys. It's not looking
good. Yeah, good. A big advantage against Broken Blade, and then he gets active on the map. But there's a cost to this, and that is allowing... Dai, Caps, fai vedere un po' di meccaniche europee. Caps non si piega! Caps non si piega, straordinario. Broken Blade salta, cerca di ricaricare le energie, ma purtroppo verrà esploso dalla combo Ash Broom, straordinario. Il filo della vita per lui viene strappato dalle mani come un cassetto che si apre prima di prendere i propri viveri. Caps dash out, straordinario. Elk prende una torrettina, Mikix con il portale, vediamo un attimo. Elk mi sa che qua rischia di fare un 1v2, ulti di Mikix. Mikix è straordinario, diventa d'oro. Elk crolla, Mikix è ancora vivo. Mikix è il miglior support del mondo con Bard. Caps è vivo, attenzione che i G2 rispondono bene qua, ragazzi. Caps purtroppo viene esploso, esattamente come un sacchetto di patatine. Non fa paura neanche alla wave. Broken Blade è incredibile. He wants to clear out this entire wave, doesn't quite get that last range, means the tower doesn't go immediately on him, and then mi date un voto a Broken Blade, ragazzi, per sta incredibile giocata. Meno male che c'è Mickey X. Guardate cosa fa Mickey X. Ignite, Buzz, che Q sbagliata non c'entra, perché poi si ulta. È ancora viva un Sama, flasha dietro il muro di Braum. Turbo smarfato sia un Sama che Mickey X. È Broken Blade che dragga down, ragazzi. Il macro e Broken Blade. E Yike, probabilmente. Shockwave, but the flash out, the shifting sands means ma qua sta arrivando Xun. Had to be more committed. Shun was not wanting to mess around because they knew the Broken Blade could be coming, so he looks for the flash ulti at the very trade to get out atop and move that weight to the rest of the team as Caps is going to be thrown back by the shockwave. Stun into the turret thanks to the Bard. Yagao is low, stays alive with the Guardian. Che arrow ha tirato Ash. Bard aveva smarfato ancora. Indovinate chi c'è e indovinate chi non c'è. The first target. Yike, flashing out of the Cataclysm's walls, dropping Nature's grasp to stop BLG. Broken Blade fa le call. Il macro dei G2 fa schifo. Se Broken Blade fa le call e sono obbligati a tenere Broken Blade, vuol dire che il team overall non workerà mai. Perché con Broken Blade non farai mai meglio di così, perché è troppo inferiore. Devono cacciare Broken Blade e cambiare jungler. Oppure devono far migliorare Yike. They want to play it that way. Spread the map and look for picks. And I think it's really intelligent when you are playing with the Bard. Bard doesn't want to just... You're down thousands of gold. And if this was Hextech Soul, they probably feel like they have to fight for it. With Chemtech, you're probably... Quello è successo con Jankos, niente, mi ha fatto i complimenti per una pentakill che avevo fatto da AD carry. Mickey may just die for it. Yeah, Mickey going on the magical journey though, gets away. Initially they were worried about chasing him, but I think now they realize, let's get this dude, BLG. È open per top cap, perché Renekton è andato 3-0, se no siamo fuori. Guardare il scream, ragazzi, è inutile, altrimenti io avrei vinto il mondiale. Perché ho stompato la botlane dei J-Team quando sono arrivati top 8 al mondo. Devo dire. Con Bullet che è un clown. Forse, allora, se riescono ad aspettare un po' i G2, Renekton va off, Jarvan va off e comebackano con la Zir che scala e bla bla bla. Però serve il miracolo perché c'è il quarto drago, tra poco c'è tutto, non c'è modo di vincere quel fight tra 3 minuti. Tra 4 minuti non c'è modo di vincere il fight, è impossibile, Renekton è troppo grosso. Preso dall'ardo di Ash, non è Mickey X bad, non è Mickey X bad, questa roba qua si chiama overtilt, che Mickey X in questa partita ha fatto quello che faccio io ogni game. Mikix è morto 5 volte ma sta facendo 1v9. Ha dato lui tutte le kill al team e tutto il team non sta facendo niente. Mikix è l'MVP di questo game anche se è morto 5 volte. Se aveva un team aveva fatto open win da solo. Che cazzo dice Gister? Mikix ha smarfato sto game. Ha fatto lui tutto il playmaking. Poi è morto 5 volte perché doveva continuare a forzare, ma i BLG stavano andando avanti perché sono più forti nelle altre parti. Braum non ha fatto un cazzo sto game, non ha fatto playmaking e 1-0-6. Bard è ovunque 3-5-1. Semplicemente è getting up. Vorrei vedere voi giocare nei G2, fare le kill early, assist in bot, va mid, fa flashare Orianna, arriva a river top, muore per colpa di Bean che outmacra Broken Blade e lo stompa, nonostante Broken Blade sia saltato con una kill. Cioè, sarei over the moon giga tiltato. Non scherziamo. Bot full vinto 2v2 con Bard, per quanto sia forte, vincere hard 2v2, 50 minion sopra, fallo, bro.
Let's see. It's 22 and a half minutes into the game. Baron is alive, but Punto in meno per Mikix che non builda l'Everfrost. La build dell'Everfrost King, del magista. Vision non andiamo neanche a commentare, 107 a 66. No, Mikix in sta serie ha cagato in testa. Sta serie è top cap totale. BLG will not have their third items, very likely, before this soul point fight, right? Primo game, Jax 150 minion sopra. Secondo game, Renekton è la 3-0-0 all'inizio, no? Non si poteva, tutta la prova che ha avuto ha dato kill alla gente in giro. Ha permatipato ovunque, Broken Blade non si è mai mosso. G2 hanno perso dai BLG solo per il top gap. Perché dalle altre parti non sono inferiori. Forse un po' in jungle, no? Immagino ci sarà ancora Ashe che prova i picchi di R. La miglior Ashe del mondiale comunque è Guma. Tira delle frecce. C'è ancora la freccia in testa. Dai, G2 non voglio. Cazzo, noi ridiamo e scherziamo ora, ragazzi, perché siamo così. Noi ora scherziamo e ridiamo perché siamo così, ma c'è l'Europa che rischia di. Zulu che fine ha fatto? Mette le mozzarelle e il basilico sulle pizzette a Napoli. Vincono i BLG in sto minutaggio, ragazzi. Troppo forte veramente. Non c'è proprio verso. Era Bin. E ora c'è Bin da solo. Top gap infinito. Top gap infinito. Bravo Rico. Nashor. È finita così? È finita così? È finita così, ragazzi. È finita così. Il sogno europeo, se volete vedere che l'America è sopra l'Europa quest'anno. Volete dire questo? Le uniche due vittorie le uniche due vittorie dei G2 ai mondiali le hanno tirate fuori contro i Downone e i VBG, che sono un team mediocri. Vabbè, non meritavamo il top 8, ragazzi. No, non siamo a livello top 8. Questa è la verità, ragazzi. Non siamo a livello. La verità è che non siamo a livello, altrimenti. C'è The Shy. Oh, volevo vedere il giro. Volevo vedere dopo il coso, il group stage, il playoff fini. I BLG non hanno aiutato, ma non sono riusciti. No, i BLG non vinceranno mai il mondiale. I BLG sono inferiori sia a T1, palese, perché li ho visti ormai i game. Pensavo fossero superiori prima del mondiale, I BLG pensavo arrivassero in finale addirittura. Ma i BLG non arrivano. Se beccano in quarto di finale è difficile, non passano, non fanno neanche top 4. Siamo a pochi minuti, ragazzi. Ho male il cuore. Sta per crollare l'Europa sotto i miei occhi, vero, ragazzi? Sta per crollare l'Europa, vero, ragazzi? On these shifts back to dodge out on some of these skill shots, but this is the problem. They're not finding the angle to fight, and it means you're giving up everything. Ma se mi casto uno dei miei game? They gotta go. They gotta go now. Nature's grasp coming out, seeing if they might be able to lock him down, but no! Hansama is already dead. Caps hit by the arrow. Shun's ready to jump in and try to take this guy down. He goes golden. Caps should die here. Yagawa's on a killing spree. BLG are gonna win it right now. Mickey goes on a magical journey back to his own Nexus, back to his own fountain, and that will do it! The last vestige of the LEC is wiped from Worlds 2023, and BLG earn their spot in the quarterfinals! BLG march forward towards Dimmi che Broken Blade sta piangendo almeno. Prende lo sguardo di Broken Blade. Ha fatto cagare tutto il mondiale perché non ha fatto nulla. Still alive in this tournament. G2